Ciao amici, benvenuti o bentornati su Byte Retro One, il canale di retro computing per passione e un pizzico di nostalgia. Come sempre ci occuperemo di home computer, microcomputer degli anni 70-80. Oggi presenteremo la serie 264 della Commodore, di cui facevano parte il Plus 4, il top di gamma. Nella fascia bassa troviamo invece il Commodore 16 con le sue forme a biscottone che riprendevano quello del VIC-20 e Commodore 64, e il più piccolo della serie, il Commodore 116, che nelle intenzioni doveva essere il computer più economico della serie, ma vista la sua rarità è molto ricercato dagli appassionati e quindi ha raggiunto dei prezzi veramente molto alti. Ma come dico sempre, bando alle ciance, mettetevi comodi, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. A voi non costa niente, a me mi invoglia e mi incoraggia a fare sempre meglio. E ci vediamo subito dopo la sigla per parlare della serie 264 della Commodore. Ed eccoli i protagonisti del nostro video, il Commodore Plus 4, il C16 e il C116. Tutti e tre appartengono alla serie Commodore 264, una famiglia di un computer della Commodore Business Machine Corporation, che prende il nome dal prototipo su cui si basano le stesse macchine, ovvero il Commodore 264. Ma procediamo per ordine, ripercorriamo le tappe che hanno portato poi a questi tre computer. Dopo il grande successo ottenuto nel settore business con i Commodore PET e nel settore home computer con i modelli VIC-20 prima e Commodore 64 dopo, la Commodore verso la fine del 1982 e inizio del 1983 comincia a pensare allo sviluppo di nuovi home computer. Jack Tramiel, il presidente e fondatore della Commodore, temeva da un lato che dal Giappone sarebbero prima o poi arrivati dei computer di fascia bassa che gli avrebbero fatto concorrenza, e dall'altro lato invece temeva la concorrenza dei prodotti della Sinclair distribuiti in America da Timex. E così nel 1983 un nuovo assunto di nome Billy Herd ricevette l'incarico di completare il progetto basato su due nuovi chip integrati, ovvero la nuova CPU 7501, equivalente poi all'8501, i due differiscono solamente per il processo produttivo, e il MOS TED, ovvero il coprocessore dedicato alla parte video e alla gestione dell'audio. Nel gennaio del 1984 è lo stesso Jack Tramiel che presenta al Winter Consumer Electronic Show, tenutosi a Las Vegas, i due prototipi, il Commodore 264 e il V364. Quest'ultimo presenta una tastiera espansa con l'aggiunto del tasterino numerico al lato. La commercializzazione fu confermata poi anche per l'Europa, infatti nell'aprile del 1984 i prototipi furono mostrati al CeBIT di Hannover in Germania nell'aprile appunto del 1984. Piccola curiosità, come vediamo sulla copertina di Sperimentare Computer, il VIC-20 viene mostrato di colore bianco come il VIC-20. In realtà sappiamo che poi la versione definitiva sarà di colore nero e venduto in Italia al prezzo di lire 199.000. Le macchine in versione definitiva furono presentate in anteprima mondiale all'International Summer Consumer Electronics Show del giugno 1984, tenutosi a Chicago, nell'Illinois degli Stati Uniti. Il prototipo 264 venne commercializzato con il nome di Plus 4 e possedeva 64 KB di RAM e 4 programmi di produttività integrati in una ROM, ovvero un programma di videoscrittura, un foglio elettronico, un database e un programma di business graphics.
Nel 1984 inizia la vendita al dettaglio negli Stati Uniti con un prezzo di lancio di $299, ma nel 1986, giunti al termine della produzione, lo si poteva acquistare a soli $79. In Italia le vendite al dettaglio iniziarono nel novembre del 1984 con un prezzo di listino di 1.150.500 lire, fino ad arrivare poi nel dicembre del 1985 a poter essere acquistato ad un prezzo di poco inferiore a 530.000 lire. Andiamo a vedere ora un video promozionale del Commodore Plus 4 in lingua inglese. Announcing a fabulous sale on the computer America has been waiting for. Urban General is offering the Commodore Plus 4 personal computer at a fraction of its retail price. It's the first computer with 4 built-in software packages, the big 4 every computer owner needs for business and home. Built-in graphics and sound commands, 128 colors, 64K memory, basic language with over 75 commands. Features you'd expect. Expensive model. Use your word processing to write letters, school reports, rewrite and edit. Change whole paragraphs without retyping. Create graphics, circles, boxes, charts, graphs, full color designs. The electronic spreadsheet balances checkbooks, business statements. Change one figure on your income tax and your computer automatically recalculates the entire sheet. Use file management software for mailing lists, inventories, recipes, all your business and personal records. Your software is integrated so you can combine a chart with a letter, include a graph with a term paper. And because it's a user-friendly Commodore, it's so easy to use. It's compatible with hundreds of software packages for business, education, or family fun. Retail stores like Sears originally offered the Plus 4 for $299.95. Now, on this special TV offer, you can order the Commodore Plus 4 for only $99.95 complete. That's a fraction of what you'd expect to pay for the built-in software alone. Plus, you'll receive $150 in discount coupons to use when you're ready to expand your system. So don't delay. Due to limited quantities, this $99.95 offer is only good while supplies last. Only one order per customer will be accepted. Use your credit card and order the incredible Commodore Plus 4, the $99.95 computer package America has been waiting for. Contemporaneamente al Plus 4 fu annunciato e messo in vendita il Commodore 16, una versione fortemente modificata del prototipo 216 con 16 KB di RAM appunto. Rispetto al progetto originale della ormai dismessa serie 264 non c'era più traccia di nessuno dei previsti software integrati, neanche del pacchetto 3+1 presente su Plus 4. Non solo, il C16 non usava neppure la scocca del Plus 4, ma utilizzava la classica forma biscottone dei vecchi VIC-20 e Commodore 64. Verso la fine del 1984 fece la sua comparsa l'ultimo membro di questa sfortunata serie, il Commodore 116. Questo è l'unico che mantenne le caratteristiche del suo prototipo, con 16 KB di RAM come il Commodore 16, la forma è simile al Plus 4 ma più piccola e con una tastiera con tasti in gomma che rendeva la digitazione molto difficoltosa. Complessivamente si stima che nel mondo siano stati venduti circa 400.000 esemplari di Plus 4, di cui 150.000 negli Stati Uniti e i rimanenti nel resto del mondo. Sul lato destro della macchina notiamo il tasto di accensione e di spegnimento e il tasto Reset. Volendo osservare invece la parte posteriore, notiamo altri ingressi, quale quello per l'alimentazione, la porta seriale, la porta per il collegamento al dataset, la user port, la porta di espansione, i 2 ingressi per il joystick e l'ingresso per il cavo video. Sul lato sinistro invece notiamo l'ingresso RF per collegare tramite cavo antenna la macchina al televisore. Nella parte inferiore troviamo l'etichetta in cui notiamo subito la scritta 264 Series e il modello Plus 4. Osserviamo ora da vicino il Commodore 16 che riprende le forme del VIC-20 e del Commodore 64 ma di colore nero. Sul lato destro troviamo i 2 ingressi per il joystick, il tasto Reset, il tasto On-Off e la presa per l'alimentazione. Sul lato posteriore invece notiamo la porta di espansione ma non la user port, l'ingresso RF, la porta seriale, la porta video e l'ingresso per il collegamento al dataset. Sull'altro lato invece non troviamo nessun ingresso. Se guardiamo il lato inferiore notiamo l'etichetta ancora una volta con la scritta
264 Series e modello 16. Passiamo ora invece al Commodore 116, lo mettiamo a paragone con il Commodore Plus 4. Vediamo che ha le stesse forme ma è più piccolo e con la tastiera con i tasti in gomma sicuramente più scomoda da utilizzare rispetto ai tasti più grandi e più comodi del Plus 4. Il 116 è l'unico tra la serie che ha mantenuto le caratteristiche del suo prototipo, ma è stato venduto solamente per il mercato tedesco ed ungherese. Rappresenta una macchina molto rara, molto ricercata, come abbiamo detto dagli appassionati, e quindi ha un prezzo di acquisto oggi molto elevato. Dal punto di vista hardware ha le stesse caratteristiche del Commodore 16, infatti come notiamo manca della user port. Sul lato sinistro troviamo l'ingresso RF nella stessa posizione del Plus 4. Per provare le macchine utilizzeremo dei giochi in floppy caricandoli con il Commodore 1551, lettore floppy dedicato alla serie 264. Iniziamo collegando il 1551 al Plus 4 tramite il particolare connettore del lettore floppy alla porta di espansione. Proseguiamo quindi collegando il joystick con il suo particolare connettore alla porta posta sul lato posteriore del Plus 4. Come detto prima, per provare le macchine utilizzeremo dei giochi originali in floppy da 5,25 provenienti dalla Germania: Fire Galaxy, Fortress Underground, Summer Olympiad e Space Pilot. Prima di tutto accendiamo il lettore floppy 1551 premendo il tasto sul lato posteriore del lettore. Poi accendiamo il Plus 4 premendo il tasto sul lato destro della macchina e a video compare subito la schermata di avvio del sistema. Come gioco scegliamo Fire Galaxy. Inseriamo il dischetto all'interno del lettore floppy e chiudiamo la levetta. Poi da tastiera premiamo contemporaneamente Shift e Run Stop. Il gioco inizia a caricarsi e dopo qualche secondo dovrebbe comparire la schermata di inizio del gioco. Il caricamento dal lettore del 1551 è molto più veloce rispetto ai classici lettori per Commodore 64. Il programma ci chiede varie opzioni premendo i tasti corrispondenti. Premiamo il tasto funzione F3 per far partire il gioco. Dopodiché con il tasto F1 scegliamo joystick. Con F2 scegliamo la modalità normale di gioco. A questo punto parte il gioco. Come vediamo è un gioco sparatutto. Noi siamo alla guida di una navicella spaziale che si può muovere in modo orizzontale, ovvero da destra a sinistra e viceversa sullo schermo. Scopo del gioco è quello di abbattere il maggior numero di mostri spaziali, evitando contemporaneamente di farsi colpire dagli avversari. Come possiamo vedere, pur nella sua semplicità, il videogioco ha una buona giocabilità e una buona dinamicità dei vari personaggi che si muovono all'interno dello schermo. Questo videogame, ma come tra l'altro la maggior parte dei giochi creati per la serie 264, è compatibile sia per il Plus 4 ma anche per il Commodore 16 e il Commodore 116. Questo ci fa capire che tutte le caratteristiche avanzate del Plus 4 non sono pienamente sfruttate. D'altra parte il Plus 4, pur avendo un numero di colori superiore al Commodore 64, soffriva della mancanza degli sprite, per cui anche i giochi soffrivano di questa mancanza.
In questo momento stiamo giocando utilizzando il joystick, ma è possibile utilizzare anche la tastiera scegliendo tale modalità dal menu principale del gioco. Per questo tipo di gioco a volte è conveniente utilizzare anche un joypad che al posto della levetta del joystick ha una rotellina che girando fa muovere il personaggio a destra e a sinistra ed è particolarmente adatto per questo tipo di giochi con movimento orizzontale dell'attore principale del gioco. Naturalmente man mano che andiamo avanti col gioco la dinamicità dei personaggi si fa più attiva e anche la difficoltà del gioco aumenta. Sulla parte destra dello schermo notiamo la barra dove è possibile leggere il punteggio del giocatore e il quadro di gioco e le vite a disposizione. Come vediamo nella colonna stessa è possibile avviare il gioco anche con 2 giocatori contemporaneamente. Come possiamo notare sulla destra abbiamo un'ultima vita a disposizione, ma man mano che andiamo avanti col gioco e superiamo i vari livelli si recuperano anche le vite a disposizione. Non ci rimane a questo punto di battere l'ultimo mostro spaziale per terminare il livello 2. Ecco, abbiamo superato quindi il livello 2. Ora dobbiamo abbattere il maggior numero possibile di mostri spaziali per acquisire il maggior numero possibile di punteggi. Il video ci dice che abbiamo sconfitto 15 mostri spaziali con un bonus di 1500 punti. Passiamo al livello successivo e ricominciamo a colpire il maggior numero di avversari possibili. Grazie al bonus notiamo che abbiamo acquisito una nuova vita, quindi eravamo a 0 vite, adesso abbiamo ancora una vita a disposizione in più. Come vediamo siamo giunti all'ultima vita a disposizione, dopodiché termineremo questo gioco e ne proveremo un altro su Commodore 16. La battaglia si fa cruenta con tutti i mostri che ci vengono addosso, vediamo se ne usciamo indenni. La vedo molto dura ed infatti siamo stati colpiti, abbiamo terminato le vite a disposizione e il gioco termina. Si passa quindi alla schermata principale del gioco. Adesso passeremo ad un ulteriore gioco e proveremo con il Commodore C16. Il C16 è già collegato e acceso e al video vediamo la schermata simile a Plus 4 ma mancante della scritta 3+1, cioè i programmi precaricati in Plus 4. Oltre alla memoria mancante. Fortress Underground è il gioco scelto, carichiamo il dischetto sul lettore floppy, che è troppo vicino alla macchina quindi dobbiamo spostarlo leggermente. Ecco, carichiamo il dischetto, chiudiamo la levetta e premiamo ancora una volta contemporaneamente Shift e Run Stop per far partire il caricamento del gioco. Come sempre attendiamo qualche secondo per il caricamento del gioco da floppy. In questo caso lo schermo durante il caricamento appare con questa serie di caratteri ed ecco apparire la schermata di inizio del gioco. Premendo i tasti vediamo che non succede nulla. Anche premendo i tasti sul joystick non notiamo che nessun avanzamento del gioco. Probabilmente dobbiamo invertire l'ordine di inserimento del joystick. Infatti premendo i tasti non succede nulla. Quindi andiamo a sostituire la posizione del joystick dalla posizione appunto 1 alla posizione del joystick numero 2. Quindi scolleghiamo e inseriamo sulla porta 2 del joystick il connettore. A
questo punto, premendo sul tasto del joystick, il gioco va avanti. Come si vede, siamo alla guida di un elicottero e dobbiamo guidare l'elicottero evitando gli ostacoli e evitando di toccare le pareti. Ecco, come non detto, ripartiamo quindi con il gioco, cercando di essere un po' più bravi. Niente da fare. Evidentemente questo gioco non fa per me, non sono molto bravo a pilotare gli elicotteri. Un ultimo tentativo, niente da fare. Abbiamo ancora una vita a disposizione, benissimo, riproviamo ancora una volta, andiamo più lenti questa volta. Cerchiamo di passare in questa strettoia, ci siamo riusciti, ma il missile ci ha colpito. Quindi questo gioco, ragazzi, finisce così. Con questo gioco non sono stato molto bravo, riproviamo con un altro gioco e con un'altra macchina. Passiamo quindi al C116, accendiamo premendo il pulsante sulla destra ed ecco che compare la schermata iniziale. Come gioco proveremo Space Pilot. Andiamo a inserire quindi il dischetto ancora una volta nel lettore 1551, chiudiamo la levetta e facciamo partire il gioco. Aspettiamo che il gioco venga caricato e dopo pochi secondi dovrebbe apparire la schermata iniziale del gioco. Aspettiamo un altro pochino ed ecco che compare la schermata iniziale del gioco. Premiamo il tasto per iniziare. Come vediamo, anche in questo caso si tratta di un videogame sparatutto, ma a differenza di Fire Galaxy visto sul Plus 4, in questo caso il movimento non è orizzontale sullo schermo, ma è di tipo rotatorio, quindi dobbiamo rotare la navicella che stiamo guidando per abbattere il maggior numero di navicelle nemiche possibili. Queste navicelle che assomigliano un pochettino a quelle di Star Trek, se ci facciamo caso. Naturalmente dobbiamo evitare anche di essere colpiti dai proiettili sparati dai nemici. Sulla barra destra, oltre a vedere il punteggio del giocatore, vediamo che in basso troviamo il numero di vite a disposizione e subito sopra troviamo anche la casella con timer, cioè il gioco deve essere terminato entro un tempo prestabilito. Ecco che abbiamo distrutto la nostra prima navicella, ce ne rimangono altre due. Anche in questo caso, essendo il movimento della nostra navicella di tipo rotatorio, potrebbe essere utile per il gioco utilizzare anche un joypad al posto del joystick. Pur rimanendo sempre al centro dello schermo, la navicella ha una buona dinamicità perché variando il verso del muso della navicella si ha che la navicella stessa prende direzioni sempre diverse. Quindi dal mio punto di vista la dinamicità del gioco è migliore rispetto al Fire Galaxy visto sul Plus 4 prima.
La modalità di gioco scelta è quella più semplice, come vediamo infatti i nemici non sono particolarmente aggressivi in questa fase, però man mano che si va avanti naturalmente il grado di difficoltà aumenta e le navicelle nemiche diventano sempre più aggressive. E anche in questo caso siamo arrivati all'ultima vita a disposizione, quindi approfittiamone, uccidiamo quanti più nemici possibili, dopodiché termineremo anche questo gioco. Ma siccome siamo bravi, con i punti abbiamo acquisito un'ulteriore vita a disposizione. A questo punto velocizziamo il gioco al fine di evitare che questo video diventi troppo lungo. Quindi con l'ultima vita a disposizione tentiamo una missione suicida per terminare il gioco. Game over, così finisce il gioco e torniamo alla schermata iniziale. Bene amici, siamo giunti al termine anche di questo video, spero che vi sia piaciuto e come sempre vi invito a mettere like e a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Io vi ringrazio, vi aspetto numerosi alla prossima, ciao!